Io già, se avessi capito che la strada era così, non l'avrei fatta da solo e con le valigie neanche, perché sinceramente non è stato facile. Bello tutto, però a parte si sta un po' coprendo, ma non penso piova, però voglio riscendere perché non lo so se sono in grado di riscendere, quindi prima inizio, prima finisco. Olè, adesso si riscende. Sembra finto come paesaggio, bello, bellissimo, e se non fosse così distrutta. Ora veniva il bello, ora veniva la parte interessante. Avrei dovuto fare la stessa traccia, ma stavolta tutta in discesa. Quindi ora sarà tutta discesa, di queste discese, e questo è largo, voglio vedere dopo. E l'ho fatto così a cazzo. Sicuramente io non li so fare i tornanti e su questo siamo tutti d'accordo, però con le valigie non è per niente facile. Poi non è una moto di cui conosco i pesi e probabilmente a sapere che era così non ci salivo, perlomeno non ci salivo da solo, o perlomeno senza le valigie, insomma una delle due le toglievo. Io lo so che volerò per terra, spero solo di non farmi male, ma che volo per terra l'ho capito. Non è una questione di cui fare, ma è una questione realistica e dovrò pensare a come fare per rialzare la moto. Avete presente quella sensazione, quell'apprensione che vi si insinua addosso, nelle ossa, ovunque, e sapete che qualcosa sta per succedere? Ecco, lo so. Eccola. Io questa non lo so bene come farla. Non so come farla, sarò sincero. Perché sono pietre troppo grosse e è un casino qui. È veramente questa. E non so come farla. Dovrei andare veloce, ho paura di staccarmi. Il problema è che se vado piano prendo tutte le rocce con l'anteriore così. Ma ragazzi, io non me la sento di mettermi in piedi, perché è il momento prima di acquisire velocità. Quando hai acquisito velocità in qualche modo passi. Sono lì che aspetto pazientemente, lo so che stanno arrivando i tornanti, maledetti. Sì, vabbè. Io come faccio a girarle queste curve? Faccio 30 dopo. Girarle. No ragazzi, lo so, non si fanno così questi pezzi, però devo riuscire a bilanciare la moto con le valigie in curva in contropendenza, che se uno lo sa fare basta farlo. Se uno improvvisa come faccio io è un problema. Curva in meno, vai, lascia fare. Questo che vedete non è un ruscello, sono le lacrime mie. Vabbè, il problema sono i tornanti adesso. I tornanti saranno un problemone grosso. Non
non lo nego, sarà tosta, cioè è sempre pendenza, e sono questi tornanti ora che arrivano che sono ma vaffanculo, che cazzo me l'ha fatto fare. Non avevo altra scelta a questo punto. Avevo rimandato il più possibile il pensiero, ma adesso toccava affrontarlo. Dovevo scendere questi tornanti e dovevo farlo senza spaccarmi una gamba, se possibile. Già al secondo un po' di difficoltà. E questi sono larghi. Io devo, questa sarà veramente tosta farla, perché sono tutti pezzi molto sconnessi. Non era una bella visione, guardavo a sinistra e vedevo già il basso del burrone, era una parete. Io devo fare a buona velocità, poi trovare il modo di rallentare qui così e fare ste curve improbabili, ecco. Ragazzi, sì, Malmor carino, però no, da soli, no, con le valigie, no. Poi devo prendere subito il canale di destra, perché stare a sinistra mi fa paura, che è smosso sia a destra che a sinistra, ma a sinistra c'è il burrone, a destra ci sono le rocce, però se cado la moto si salva, io rotolo nel burrone, quindi perlomeno non si cade tutti e due nel burrone. Provo a farlo senza tirare fuori la gamba. Sì, questo è stretto, questo è stretto. Ehi. Il problema è che a volte non tocchi neanche, perché c'è talmente pendenza che devi solo controbilanciare col peso, ma non è che ti puoi toccare con la gamba per terra. Questo è stretto. Mi stavo stancando, ogni curva mi stava sfibrando sempre di più. Non vedevo la fine, mi impaurivo, era difficile. I tornanti non ne dubito, però. Ma comunque è sulle valigie, cioè. Non lo so, non mi... Bastardi. Eccolo, l'amico bastardo. Questo è stretto. Ehi! Già, stavo per volare. Ehi! Ragazzi, devo fermare. Questo è la parte semplice. Allora, ve lo dico tra un po'. È azzeccato il nome Malmor perché muori male proprio. Malmor è panoramicissimo, però a salire è impegnativa, con le valigie non ne parlo neanche. A scendere è una cosa, non lo so come ha fatto a non appoggiarla finora. Allora partiamo un po', io scendo giù, se riesco a arrivare intero
mi devo fermare un attimo perché è tosta, ecco appunto. Ero sfinito, psicologicamente soprattutto, l'aver fatto questa salita, ma soprattutto questa discesa da solo, con tutti i rischi che poteva comportare, mi aveva completamente sfibrato. Ecco. Non ne potevo più, dovevo tornare sull'asfalto e riposarmi. Dovrei essere quasi alla fine, dovrei aver finito i tornanti. Oh, l'ho detto, che avevo finito i tornanti. No, sicuro. Vabbè, però questa è più una curva per i tornanti. Sono tranquillo. Ehi, vedi, l'ho detto e mi stavo per schiantare. Ero distrutto, non ce la facevo più. Il sterrato finisce lì. Qui inizia l'asfalto, io ho messo la moto qua e mi sono sdraiato, ora mi piglio il cosino per i vecchi perché sono morto. Mi dovevo riprendere, non ce la facevo più, serviva una vera soluzione da adventure rider. A dire la verità ne ho presi 2 di gelati, ma d'altronde, quando uno è adventure rider deve fare queste cose molto estreme. Comunque, scherzi a parte, mi sono messo lì al bar e, guardando dal satellite, ho deciso quale sarebbe stata la mia successiva destinazione. Volevo trovare un bel posto, fare un po' di asfalto, rilassarmi un po' e magari trovare un posto dove mettere la tenda. Questa calma mi sembrava irreale, ma mi stava facendo innamorare di questa moto. La cosa che mi faceva impazzire è che un'ora prima ero su una pietraia in difficoltà a fare fuoristrada e adesso me la stavo godendo tra le curve. E risalendo e scendendo monti mi avrebbe portato in un posto, Non sapevo dove stavo andando, avevo trovato dal satellite l'immagine di questa valle, ma non avevo minimamente idea di quello che mi aspettava. Ero veramente senza parole. No. E io dal nulla mi ero ritrovato in una valle sotto una cascata che scendeva da un ghiacciaio per centinaia di metri. Era un sogno. Volevo esplorarla, questa valle, questo posto. Non mi sembrava vero. Voglio dire, una foresta sotto un ghiacciaio, io e la moto.
fermato qui a bere acqua e lassù c'è quello, io immagino che fosse prima tutto ghiaccio. Ero senza parole, veramente, non sapevo dove guardare, era bellissimo. Dal vivo è incredibile, non rende, ma è pazzesco. Il bello del viaggiare è questo, arrivare in posti che ti lasciano semplicemente senza parole. E questa valle c'era riuscita, mi aveva lasciato a bocca aperta. Era tardi ormai, erano le 7 di sera e c'erano già 6 gradi, la temperatura era calata drasticamente. Avrei cercato un posto dove dormire per la notte e non me la sentivo dopo tutta la giornata che avevo avuto di stare in tenda. Oggi va così.